Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche disponibili per la primavera 2025. Abbiamo la carta dell'appeso, amici della Vergine. Può essere che sia un momento di riflessione, un momento anche di osservazione. Quando c'è la carta dell'appeso si ha la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. È anche una carta che indica una certa lentezza di movimenti a livello energetico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e c'è anche il link al video delle tarot pratiche. Le iscrizioni sono già aperte, iniziano a fine marzo e sono dei pomeriggi per allenarci a leggere i tarocchi. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per questa primavera. Partiamo con un 2 di bastoni. Abbiamo un 4 di coppe, un 2 di coppe, un 8 di coppe, la luna, un 7 di coppe. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire qual è l'energia del periodo, dopodiché andrò a fare i vari esempi per l'amore, il lavoro, l'economia, eccetera. Partiamo da questo 2 di bastoni, come l'idea che sia un progetto o qualche cosa che potreste valutare a inizio periodo. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Quattro di spade, regina di spade. Quello che mi arriva ragazzi è che è come se aveste un vuoto, non sapeste bene da che parte andare per colmare questo vuoto e siccome lì dove siete non siete proprio all'ottimo, potrebbe balenarvi per la testa di lasciare quello che già avete perché è come se pensaste che non fosse quello che vi serve per colmare il vuoto. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 6 di spade e 4 di coppe che si ripete. Il 2 di coppe fa riferimento a delle alleanze, piuttosto che delle nuove collaborazioni o degli incontri romantici. Però qui ho come la sensazione che non sia quello che volete voi. Cioè, vedendo le carte così, è come se arrivasse qualcuno in questa primavera, vi proponesse di unire le vostre forze, sia che sia una relazione romantica, sia che sia una relazione lavorativa, non importa, però è come se voi non credeste o non foste convinti che è quello che voi volete. Andiamo a vedere l'otto di coppe, perché qui vi manca qualcosa e qui andate a cercare questo qualcosa. Carro, infatti c'è una carta di spostamenti, una carta di viaggio, una carta di espansione, una carta di qualcuno che prende in mano le redini della propria vita
E poi abbiamo un fante di pentacoli. Guardate, credo che il momento di stasi di cui parla l'appeso è dovuto ad una decisione. Allora, innanzitutto potrebbero farvi qualche tipo di proposta, però ecco, questa decisione se accettare o no la proposta dipende dal fatto che appunto, come vi dicevo prima, sentite questo vuoto e non credete che l'offerta che vi andranno a fare potrebbe colmare questo vuoto. Io credo che sia un vuoto anche mentale, non solo, anzi forse solo mentale. Cioè come se non vi sentiste appagati, soddisfatti, completi, pieni. Qui abbiamo una regina di spade al contrario e un 6 di spade. Queste carte mi dicono che c'è come poi avete anche la luna tra l'altro, e un 7 di coppe tra l'altro. È come se non aveste un'idea chiara di una situazione. Il modo in cui voi percepite e filtrate la realtà è quello che vi fa star male. In realtà non è la realtà in sé, è come voi percepite questa realtà, il modo di pensare che avete. E con il fante di pentacoli qui ci potrebbe proprio essere un inizio di una ricerca. Può essere una ricerca a livello studentesco, cioè vi mettete a studiare, può essere una ricerca a livello di, non lo so, sento diverse persone e capisco che cosa fare, può essere una ricerca attraverso diverse culture, ho sentito proprio la parola culture, quindi il carro potrebbe rappresentare un viaggio, uno sperimentare, uno spostarsi, un attraverso, come si dice in italiano? Un osare. E andiamo alla carta della luna. Sole e luna, ragazzi. Divino maschile, divino femminile. Mhm. Allora, qui devo dire che è sempre la mente quella che è in gioco, ok? Ho la sensazione che dobbiate schiarirvi le idee. Il 4 di spade vi serve in questo caso per prendervi un momento e per fare tutto questo lavoro di studi, magari proprio sulle credenze limitanti, sul perché vi sentite rifiutati, sul perché rifiutate certe cose dagli altri, che potrebbe essere questa offerta. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Però qui avete proprio bisogno di trovare la base, la stabilità, quello che vi fa sentire a casa, ovunque voi siate nel mondo. Andiamo a vedere il 7 di coppe. 8 di spade e amanti. Datemi una carta per l'8 di spade, perché di nuovo è una carta che mi dice che con la mente siete un sacco negativi. Consiglio a molte persone, regina di denari, consiglio a molte persone di iniziare un lavoro perlomeno di osservazione sul vostro modo di pensare. Quali sono i pensieri che fate? Quando fate questi pensieri? Da dove arrivano queste credenze, queste ideologie? Come le avete maturate? Perché siete arrivate a questo pensiero? Allora, partiamo dai single, partiamo dall'amore e partiamo dai single. Sinceramente, ragazzi, sento che non siete tanto sul pezzo, non avete tanto voglia di sollazzare più che tutto. Vi sento un po' malinconici in questo senso. Io credo che abbiate bisogno, un po' stagnanti. È come se l'energia dell'appeso qui riflettesse un po' la vostra energia un po' moscia, un po' floscia, frustrata, come vi posso dire. Siete senza cispa, perché mi viene a parlare in spagnolo, senza scintilla. Ehm, Vi sento un po' così, diciamo, sottotono. Eh, e potrebbe aiutarvi ad uscire da questa vibrazione, diciamo, conoscere o temi o persone o posti nuovi. Più che le persone potrebbero essere le conoscenze, cioè appassionarvi a nuovi argomenti, a nuovi hobby, a nuove discipline.
piuttosto che iniziare a sperimentare culture diverse, come vi ho detto prima, per innanzitutto per iniziare di nuovo a far circolare l'energia e poi per farvi vedere la realtà da un'altra prospettiva. Vi dico che andare all'estero e vedere come pensano le altre culture apre molto la mente. Anche perché noi italiani siamo tutti perfettini, siamo tutti fashion e design, siamo tutti, come vi posso dire, all'estero non è così. Non sono tutti, tra virgolette, vittima del perfezionismo. Qualcuno sì, però ho sentita questa, io personalmente l'ho sentita molto meno questa cosa. Comunque, opinioni personali. Per chi è in coppia, eh, allora, per chi è in coppia, ragazzi, sento che sinceramente anche lì non è che siete tanto ben disposti a fare buon viso a cattivo gioco, siete proprio sottotono, avete bisogno di un periodo, c'è qualche cosa che non vi torna probabilmente nei confronti dell'altro, c'è bisogno di un equilibrio, c'è bisogno di affrontare certi temi, magari anche voi avete bisogno di cambiare prospettiva o di parlare in modo diverso. Sapete, vi faccio un esempio. Io ho avuto un fidanzato che era permalosissimo. Quindi quando era ora di creare un equilibrio, di parlare di certi temi per cercare di, appunto, non scannarci, diventava difficile perché si chiudeva a riccio e se ne andava letteralmente. Lui aveva la tecnica della fuga come reazione. E quindi io ho imparato a dirgli certe cose, magari un po' più pesanti, ridendo, facendogli delle battute. E vi dico che la cosa è cambiata da così a così, semplicemente cambiando il modo in cui lo dicevo, neanche tanto quello che dicevo, perché magari le parole erano esattamente le stesse, però il tono, l'atteggiamento con cui si fa un'osservazione piuttosto che un rimprovero. Ecco, secondo me quello può essere un ottimo trucco per cercare nuovi punti di incontro con il o la vostra partner. Tenete presente che siete, è un periodo dove siete pessimisti, è un periodo, vi dico, dove siete sottotono, quindi potreste vedere anche un po' tutto nero e la carta dell'appeso vi serve apposta a quello. Guardate le cose da un'altra prospettiva, cercate di mettervi nei panni dell'altra persona perché così è anche più semplice capire perché l'altra persona si comporta in certi modi. Nel mio caso, per seguire l'esempio di prima, ehm, è come se io mi fossi messa nei panni del mio fidanzato e mi fossi chiesta, ma se una arrivasse con quel tono e mi dicesse quelle cose, a me farebbe piacere o darebbe fastidio? E quindi lì uno capisce l'impatto che può fare con il tono di voce o il modo in cui si dicono le cose. E si cambia, no? Si addolcisce. Questo non vuol dire chiudere un occhio, si dice quello che si deve dire, però con calma, con i dovuti modi e ci si confronta più che scannarsi. È chiaro che deve essere reciproca la cosa, perché se solo uno dei due tenta, la comunicazione diventa difficile. Va bene, andiamo a chi è in coppia da diverso tempo. Qui ragazzi sento proprio che la difficoltà questo mese sarà essere trasparenti, sarà essere se stessi. Ho come questa sensazione. Molte persone potrebbero avere l'idea di deludere il partner se nel caso in cui diciate quello che realmente state pensando, ma non è così. In realtà avere discrepanze serve anche per far crescere la relazione, perché è una sfida per la relazione. Devo dire che comunque si finisce con la carta degli amanti, quindi tutto sommato non male, non male. Solo un po' così, però niente di preoccupante, come se fosse un consiglio a modificare appunto il modo di vivere la relazione, di comunicare nella relazione, semplicemente cercando di essere più voi stessi, senza preoccuparvi troppo di chi andrete a deludere. Ok, parliamo di lavoro adesso.
Per quello che riguarda il lavoro, se siete disoccupati, devo dire che in questo momento è più un momento ideale per fare corsi di aggiornamento, per anche frequentare nuovi posti e conoscere nuove persone, come se avessi bisogno di allargare le idee, di guardare le cose da un altro punto di vista. Cioè, qui ho la sensazione che dobbiate allargare il raggio di azione a livello chilometrico nei curriculum che mandate o anche a livello internazionale per qualcuno. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, vi dico che potrebbe esserci un trasferimento per qualcuno. Non so se lo avete chiesto voi e voi siete in attesa, considerato l'appeso, però per qualcuno ci potrebbe essere come un cambio di ruolo e vi dirò che potreste anche essere messi a lavorare sul campo, quindi a fare tipo controllo qualità nelle filiali della vostra ditta, della vostra azienda, insomma, mm, c'è come un movimento. Qualcuno potrebbe anche decidere effettivamente di traslocare con l'azienda, quindi magari andare eh, più in periferia piuttosto che in un paese più piccolo dove i costi sono minori, piuttosto che all'estero direttamente. Per quello che riguarda i cash, i soldi. Allora, mm, ragazzi, devo dire che vi conviene monitorare bene le spese e gli ingressi, perché ho come la sensazione che non è che succede, se avrete questa accortezza le cose andranno bene, se invece non terrete proprio sott'occhio la parte economica potrebbe sfuggirvi di mano. Diciamo che gli ingressi sono in lento aumento, però comunque sono in una progressione in questo trimestre. Per qualcuno può voler dire magari un aumento di stipendio, per qualcun altro magari qualche soldo extra che entra, qualche lavoretto extra che entra. Non vedo tanto i regali, è più roba lavorata, diciamo. Non è roba che arriva magicamente. Roba. Non sono soldi che arrivano magicamente. Ok, andiamo a vedere per chi ha dei progetti. Allora, diciamo che potrebbero essere in fase di studio questi progetti, soprattutto se per caso sono progetti che non potete compiere da soli, è come se il trimestre fosse un buon periodo per cercare degli ottimi collaboratori, collaboratori che siano in linea con voi, con il vostro modo di pensare, con i vostri valori morali. Può essere una ricerca un po' lunghetta, vi dico. Cioè, l'appeso comunque è un rallentatore come energia, quindi può essere un po' faticoso questo periodo in questo senso. Se invece parliamo di famiglia d'anime, quindi amici, parenti, colleghi e famiglie di sangue, io qui ho l'idea che la vostra famiglia, allora, i vostri vi vogliono bene, vorrebbero vedervi felici e vedendovi un po' così sottotono, secondo me, in qualche modo, ognuno come può, tentano di aiutarvi, spingendo forse un po' troppo. Ed è lì che per voi, secondo me, scatterà la modalità riccio, cioè lasciatemi stare, mi chiudo, non voglio saperne di nessuno, me ne vado per la mia strada. Qui avete 3 carte di viaggio e di spostamento. Sarete un po' fatti vostri in questo trimestre, diciamo che è come se fosse un momento rigenerativo. Va bene, andiamo a vedere, ragazzi, qualche oracolo per concludere la lettura. Carta numero 15. Vi fa capire che comunque siete assistiti dall'alto. I buddisti dicono sempre che è sempre tutto perfetto così com'è, quindi anche questi momenti ci vogliono proprio per, primo, apprezzare quelli di gioia e secondo perché sono quei momenti che ci permettono di
reindrizzare, come vi posso dire, la nostra freccia, il nostro obiettivo, pulirlo. Carta numero 6. Qui parla di lasciare andare, di strade che si incrociano. Qui abbiamo un 2 di coppe. Come vi dicevo prima, ci potrebbero essere degli incontri, ma ho come l'idea che sia faticoso trovare un'armonia. Parla anche dei cicli della vita, quindi tenete presente che, come vi dicevo prima, se non ci fosse il basso non si riuscirebbe ad apprezzare l'alto e viceversa. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Carta numero 14, resistenza. Sì, la sento un po' qui con questa regina di spade, l'otto di spade e la luna, che per qualcuno vuol dire che non si vogliono vedere certe cose, anche se sono palesi, è come se no, non l'accetto, e difatti uno dei significati dell'appeso è anche accettazione, accettare che una cosa è così. E questa carta mette in evidenza il fatto che quando noi abbiamo qualche obiettivo e vogliamo raggiungerlo, però ci sono in mezzo delle cose per cui noi diciamo no, ma quello ci ho provato, non funziona, no, ma quello è così, non mi va, no, ma quello non mi piace, no, per quello non ho lo spazio, no, quello costa troppo. Tutti questi no sono un po' scuse che noi ci troviamo perché abbiamo delle resistenze al cambio. E ragazzi, normalmente quello verso cui siamo più resistenti è proprio quello attraverso il quale noi dobbiamo passare. Ultimo oracolo. Il pensatore, carta numero 44, numero doppio. 4 numero di stabilità. Sì, siete in questa modalità effettivamente. È la mente in questo periodo che viene super sollecitata, è come se vi doveste rendere conto di certe proiezioni che non servono, accettare delle cose che fino adesso vi hanno creato come una sorta di vuoto, e in realtà il vuoto è solo perché voi vedete le cose in un certo modo a causa di come le avete assorbite durante l'infanzia. Questa è la carta delle credenze limitanti. Va bene. Cari amici della Vergine, io spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi al video, scusate, al canale o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete scrivere una mail o poi vi mando la lettera di presentazione, così vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì tratto i temi delle credenze limitanti, però ragazzi in modo molto più generico, ok? Perché comunque non avendo la persona davanti diventa difficile fare un lavoro personalizzato, chiaramente. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!